Salve a tutti, mi chiamo Alexandro, in arte Fred Foss, nome del canale, ho 21 anni e sono appassionato di campane e di arte campanaria. L'intento di questo canale è di pubblicare video dei nostri sacri bronzi di chiese in Francia, Italia, soprattutto nella zona delle Alpi. Ma qui ci arriviamo dopo. E anche di condividere in vari modi questa mia passione delle campane. Ma anche qui vi spiego un po' dopo come e perché. Cercherò di essere il più breve possibile, ma anche se molto probabilmente non ci riuscirò, perché ho tanti punti su cui voglio discutere con voi. Difatti, come vedete, ho addirittura qui un po' di fogli con un elenco di argomenti che voglio toccare, e per avere una traccia, e anche perché questo canale è diventato col tempo piuttosto popolare per essere un canale di campane. Arrivo ai dettagli dopo, ma tranquilli, intendo parlarvi in modo conciso ma efficace, tenendo un discorso all'altezza del canale, non con buongiorno, come stai, arrivederci, eccetera. Si intende, no? Intendo quindi parlare di alcune mie considerazioni, riflessioni, critiche, anche autocritiche, progetti per il futuro, eccetera eccetera. Questo canale non l'ho aperto oggi, né ieri, né una settimana fa, né un mese fa, né un anno fa, ma bensì parecchi anni fa. Chi su YouTube mi conosce di più, o tra i più veterani di voi, tra i campanari, ma anche i neofiti, si sono sicuramente accorti che da anni non ho pubblicato più nessun video. Questo è un punto importante del canale, nonché critico, ma tranquilli, vi spiego meglio dopo. Direi di partire con un buon inizio, con un breve riassunto sul passato della mia passione per le campane. Cominciamo dal principio. A volte mi hai chiesto: Alex, ma da dove è nato il tuo interesse per questi strumenti sacri? Beh, il primo motivo che mi viene subito in mente è che quando ero bambino abitavo in una casa di fronte a un campanile e sentivo distinto di avere un'attrazione molto forte a quelle campane che suonavano, si muovevano, e diciamo che per me ogni volta che c'erano i vari concerti, Carriona, Allegrezza, eccetera, per me era come andare al cinema di punta della regione, no? Io non vado al cinema, però non conosco niente sull'ambiente dei cinema, però insomma, per intenderci, no? Poi penso che non sia solo quello, ovviamente, come ragione, perché molte persone hanno vissuto fin da tenera età, sono nati di fronte a un campanile, la propria chiesa, il proprio villaggio, eccetera, senza darci particolare interesse. Ma penso che sia anche molto dato dal fatto che ho antenati, soprattutto bisnonni, che avevano interesse per la musica, arte, storia e simili. Infatti pure io amo musica, arte e storia, e questi interessi penso quindi di averli ereditati nel sangue, appunto, da alcuni miei antenati, gli altri membri di famiglia. Ma qui magari ne parliamo in un altro momento, magari un'altra volta, magari nel prossimo video. Poi l'altro motivo importante che mi porta appunto ad avere questa passione, che però è ovviamente collegato ai motivi che vi ho elencato poco fa, è che io sono cristiano, ci credo, sono praticante, ho alle spalle una famiglia che per la maggior parte sono credenti e sinceramente mi sento piuttosto vicino a Dio, però questa è una questione personale. E anche sentirlo parlare di tutt'altro in questo video, ma dato che le campane fanno parte dell'ambiente ecclesiale, ci tenevo a precisare questo punto brevemente, che è anche un punto direi importante. Quando avevo circa 7 anni ci trasferimmo con i miei genitori
e un'altra abitazione. Allora, non sto a dire dove abitavo, dove sono andato, dove sto attualmente, starò piuttosto vago, non per cattiveria nei vostri confronti, ma semplicemente vorrei avere un po' di intimità personale, cercate di capire. Io tante volte anche in passato sono stato vago sulle abitazioni, eccetera, ma lo facevo di più per tenermi un pochino di riservatezza. Uno può dire sì, vabbè, è un po' una paranoia, però io preferisco tenermi un pochino di privacy, ecco, volevo anche precisare questo punto. Quindi, ritorno al punto, quando avevo circa 7 anni, ci trasferimmo con i miei genitori in un'altra abitazione e non c'era nessun campanile di fronte alla nuova casa, né tantomeno campane che suonassero. La faccenda mi deluse parecchio e mi mancava molto non sentirmi vicino delle campane che suonassero, che si muovessero, eccetera. Punto importante, quando ero bambino e che avevo questo interesse per le campane, non immaginavo assolutamente che ci fossero tante altre persone interessate alle campane. Adesso arrivo al punto. Una sera mio padre mi chiama nel suo studio e mi dice guarda il PC. Guardo, sorpresa spettacolare. Qualcuno aveva registrato e pubblicato su YouTube le campane che avevo di fronte nella casa dove abitavamo prima. Quindi voglio precisare anche questo punto. Io all'epoca, quando ero bambino, non mi immaginavo assolutamente che ci fossero tantissime altre persone che avessero il mio stesso interesse. Fu una sorpresa bellissima, veramente. Da quel giorno ho cominciato a guardarmi e studiare in modo industriale, di frequenza più o meno regolare, i video delle campane su YouTube. Poi gli anni passarono, facevo alti e bassi nel guardare i video di campane su YouTube perché poi avevo altri interessi, hobby, nonché un periodo piuttosto intenso a scuola comunque. Nel 2014 avevo sempre più interesse a pubblicare video di campane su YouTube. Il 30 giugno 2014, giorno quindi importante, ho cominciato a pubblicare video di campane, un banalissimo video rudimentale sul simulatore di campane, ma era giusto che cominciare a caricare contenuti, no? Continuai così per un po' di tempo, pubblicavo anche video di mie campane personali, poi cominciai a visitare i campanili, a registrare le campane che mi suonavano, ma anche semplici video dove andavo a visitare chiese, nonché registrare campane, anche senza salire al campanile, la cosa non importava, l'importante era caricare contenuti. Andai avanti così per un paio d'anni, e in quei 2 anni migliorai drasticamente sul concetto del canale, lo studio sulle campane, mi concentrai a visitare i campanili, effettuare ricostruzioni storiche, registrare correttamente le campane, eccetera. Quindi tutto in modo più focalizzato, più concentrato, più preciso, eccetera. Sì, perché ai inizi l'emozione e l'adrenalina da adolescente, nonché neofita, è volta a trasformare la visita di un campanile in una carnevalata. Sì. Poi verso l'estate 2016 smisi di pubblicare video. Filmavo ancora le campane che suonavano dove e quando mi capitava di passare in tale data, tale luogo, tale evento, ma smisi di pubblicarne. Qui arriviamo al famoso punto importante e critico, nonché un po' più lungo degli altri nel mio discorso di oggi. Per cui cortesemente chiedo a voi il più grande ascolto, anche perché ci sono delle dinamiche un po' complicate che richiedono un'attenzione piuttosto approfondita. Perché ho smesso di fare video? Allora, innanzitutto mi voglio veramente scusare con voi per questa lunghissima assenza e continuate a rimandare a pubblicare video rispondendo continuamente praticamente a ognuno di voi, cose del tipo, ti urpare, pazienza, sconvidere, eccetera. Ci sono parecchi punti su cui discutere. Comincio con i più generici, poi passo a quelli che richiedono più dettagli. Vi spiego meglio. Uno dei motivi che semplicemente quell'anno
e per questi anni sono stato bruscamente impegnato nei miei studi, apprendistati e altri interessi personali. Poi oltretutto negli ultimi 2 anni mi sono alternato tra lavoro e studio parecchio intenso. Per chi la cosa dovesse interessare, mi riferisco niente meno a meccanica automobilistica, derivata dal mio altro grande interesse che sono le autovetture. Tutte queste cose mi hanno tenuto lontano a portare contenuti campanari su questo canale, cosa non poco negativa, anzi. Questa storia è durata per alcuni anni ed arriviamo ad oggi, aprile 2023. Ora, forse il punto più importante del mio discorso, che include critiche, ma anche autocritiche, mi spiego. Quando ho cominciato a pubblicare video di Campana ero giovane, molto giovane, un ragazzino di 12 anni, con grandissima motivazione e passione in questo campo. Questo ha portato a comportarmi in modo, diciamo, esuberante, sti giri, entusiasta, impulsivo, che ne so, fuori controllo, magari in modo troppo impositivo e invadente, direte voi. Insomma, penso che ci hanno capiti. Questo comportamento è piaciuto ad alcune persone, divertito altre, ma altrettante penso che abbia infastidito. Cosa comprensibile dato che non siamo stati creati con lo stampino e compatibilità caratteriali ci possono stare. Ma preciso, la mia intenzione non è assolutamente di arrecare fastidio, è al solo in me stesso da ragazzino entusiasta, emozionato, eccetera. Lo sono tuttora, anche più di prima, ma in modo diverso, più focalizzato, più controllato, eccetera. Ma uno degli ultimi motivi che mi ha portato a questa interruzione di pubblicare video di campagna su YouTube è stato che da quando ho cominciato a condividere la mia passione, allora, premetto e voglio precisare innanzitutto che quando ho cominciato a pubblicare video ho ricevuto sostegno e coraggio, quando ero neofita, da parecchi colleghi campanari. Allora, perché dico colleghi? Perché io penso che, anche se non siamo tutti magari per alcuni di essi sì, ma per alcuni di voi no. Questa è solo una passione, non un lavoro, ma mi piace dire colleghi perché penso che siamo tutti quanti in una immensa e grande squadra di cui la missione, non a fini di lucro, sia di condividere, portare contenuti e tramandare la passione delle campane. Dico colleghi perché penso che appunto siamo tutti in questa grande squadra e tutti quanti collaboriamo, colleghi, collegati, collaboratori, eccetera. Un punto che volevo precisare da un po' di tempo. Quando ho cominciato a pubblicare video su YouTube, quando ero neofita, ho ricevuto sostegno e coraggio da parecchi colleghi campanari. E di questo ringrazio tantissimo, veramente. Ma altrettanti hanno subito tentato di screditarmi, affossarmi, sottomettermi, se non intimidirmi, tutto questo a parole, ma le parole a volte fanno più male della violenza fisica, e tutto questo senza neanche avermi mai conosciuto. Sono finito ripetutamente dentro di discussioni, diatribe, litigi, partite a volte da una semplice frase, benigna da mie intenzioni, forse interpretata male dagli altri, un mio autocoinvolgimento in una discussione in cui avevo deciso di partecipare o una critica per qualcosa e delle volte purtroppo ha degenerato ad insulti, anche volgari. Stavolta lo dico non da parte mia, perché da ragazzino, perché fosse esuberante, che in momenti di euforia non mi sono mai permesso, ma mi sarei preso questo diritto di insultare qualcuno, soprattutto per iscritto, ma anche in generale, perché io ho avuto un'educazione così. Faccio un'importantissima premessa. Non ho intenzione di citare nessuna persona o nessun utente per cui sono successi di cui ho subito i fatti che ho citato prima e di cui vado a parlare dopo, perché ne sono successi altri, anche più gravi, poi ci arriviamo. Non ho intenzione di tirare in ballo nessuno, non perché abbia paura o timori vari, perché potrei fare i nomi di queste persone che non sono poi tantissime, ma ahimè neanche poche, io non ho nessuna conseguenza di nessun tipo. Ma soltanto perché non ho voglia di aprire nuovamente a distanza di anni litigi, discussioni e polemiche inutili che non finirebbero più. E ritengo che non sarebbe da buona etichetta, poiché come si dice spesso, si dice il peccato non il peccatore. E dato che ho operato sia in Francia, in Italia, tuttora opero sia in Francia che in Italia, per fare video, non vado neanche a dire in che nazioni sono successi i fatti, perché vorrei evitare che si creino polemiche inutili del tipo in questo paese è successo quello e questo, quello e quell'altro, quindi questo paese è migliore di quell'altro, sia le mie considerazioni e preferenze personali, ma ne voglio purtroppo parlare in questo video. Concentriamoci quindi sul paragrafo importante con degli esempi.
Verso l'inizio ho semplicemente commentato video di campane, ho criticato alcune campane e ne ho apprezzate altre. Commenti e valutazioni personali che sono andati contro la massa e questo ha scatenato polemiche piuttosto pesanti con attacchi personali, eccetera. O anche valutazioni su fonditori di campane, non in accordo sempre con la massa, causando ancora una volta discussioni e litigi. Ammetto anche che qualche volta... Oh, ciao Pallino, è il mio gatto. Ammetto anche che qualche volta avrei scritto delle battute o delle risposte non proprio coerenti, talvolta impulsive, lo ammetto, e l'impulsività è uno degli stati d'animo pericolosi perché ti porta a fare cose che normalmente non faresti mai. Di questo non parlo tanto per me, ma come regola generale. Torno al punto. Ripeto, quindi non è assolutamente per arrecare fastidio. È un ragazzino tenace, esuberante, ma entusiasta, e quello era solo il mio alto senso umorismo. Poi si sono seguite altre faccende ancora più gravi. Spiego dopo perché considero piuttosto grave. Comincio a incontrarmi e associarmi con altri colleghi appassionati di campane. Divento amico con alcuni di essi, soprattutto un gruppo. Vediamo dei campanili assieme, facciamo piccoli raduni, non che li trovi, eccetera. Ci scambiamo informazioni, eccetera. Va avanti così per un po'. Poi, questo lo dico, senza fare nomi, in particolare con uno di loro, di cui ero più in contatto che con gli altri, è cominciato ad andare male perché sono cominciate discussioni sui nostri punti di vista e idee diversi sulle campagne in generale, religiose, sì anche quelle, nonché poi personali. Di cui queste ultime sono degenerate in scontri personali, rivalità, bracci di ferro, eccetera. Arriva un momento in cui l'incompatibilità caratteriale è piuttosto evidente. Durante una di queste tante discussioni, un giorno, ci mandavamo le chat con i social, io dissi, senti guarda, sto con uno di idee, mi sembra una pazzia, non sono d'accordo con questi tuoi punti di vista, ritengo che sia meglio che in questa regione, dato che abbiamo spesso discussioni, anche se la tua, vada a visitare i campanili per conto mio. Qui è successo un guaio. Perché un guaio? Perché questo mio amico, tra virgolette, amico, con tante virgolette, mi sfidò e con modo di fare intimidatorio mi disse che aveva collegamenti con responsabili gestori di campanili, sindaci, parroci, sacrestani, eccetera, in quella regione e che mi avrebbe bloccato l'accesso ai campanili. Uno è libero di salire sul campanile di dove accidenti gli pare. Anche se uno con cui non vai d'accordo e non gradisci la sua presenza nella tua regione. E il peggio è che per un periodo lui riuscì nel suo intento sottomettendomi psicologicamente, così quella divenne una falsa amicizia nonché tossica. All'epoca avevo circa 13 anni, quindi sia per inesperienza che per timore, io cercai di tenermelo buono, sia per continuare a visitare campanili in quella regione, ma anche per tenermelo amico, per lo più considerando qualcuno con molta più esperienza di me nel campo della campanogia, quindi qualcuno a cui prendere esempio e da cui imparare dalla sua esperienza, nonostante tutte quelle discussioni e litigi. Andò avanti così per un po' di tempo, poi pian piano mi resi conto dell'inganno. Mi misi senza avvisarlo a visitare campanili con la sua stessa regione e ovviamente subito dopo, ogni volta che pubblicavo dei video di campane nato al campanile nella sua stessa regione, mi scriveva con frasi del tipo: oh ciao, senti, ho visto il video che hai pubblicato, mi avresti potuto avvisare, ti avrei accompagnato e poi mi andrebbe proprio a vederti. Sei proprio sicuro? Comunque, io risposi sempre in modo svago: sì scusa, ero di fretta e mi andai a visitare quel campanile, perché capivo sempre di più la trappola e il tranello psicologico in cui ero finito, perché tante volte la psicologia è più potente della forza fisica. Andò avanti così qualche volta, poi non ci parlavamo più. Nel frattempo, quando mi stavo sganciando dal primo gruppo di amici, virgolette, con cui non tenevo più rapporti, conobbi su YouTube un collega appassionato di campane, con cui instaurai un ottimo rapporto di amicizia nonostante non ci fossimo mai visti. Mi chiedeva spesso informazioni, idee, eccetera. Sulle campagne in generale, anche di campanili che lui stesso visitava. Io, avendo raccolto un po' di esperienza, lo aiutavo, consigliavo, informavo come potevo. Andavo avanti così per un po' di tempo. Quando parlo di tempo intendo periodi di mesi. Un giorno stavo discutendo con le chat con quello che era il mio grande amico su delle campane che aveva visto recentemente in un campanile
se non ricordo male la dinamica, mi chiedeva delle informazioni un po' particolari delle stesse, uno avendo tempo oppure non ce l'aveva in quel momento, gli dissi ascolta, devo indagare un altro momento, ci salutavamo bene come al solito e così via. Una sera mi arriva un messaggio di un collega con cui ero già in contatto da tempo, ma non ci siamo mai intesi bene, anzi. L'unico collegamento stretto col primo gruppo di amici con cui avevo tagliato i rapporti, ma vive in una regione lontana. E questa regione lontana non era niente meno la stessa in cui viveva quello che era diventato il mio grande amico, collega, appassionato di sacri bronzi. Erano due, purtroppo per me, spiego dopo perché. Si vedevano spesso e visitavamo campanili insieme, se non ricordo male, ed erano anche parecchio amici, loro due. Il messaggio di questo collega diceva: devi lasciarlo in pace, mio grande amico, non parlargli più, tu sei una brutta persona, eccetera, eccetera. Io in quel momento ero tipo, che cosa? Cioè? Ero in uno stato di confusione massima. Senza avermi, tutto questo senza avermi mai visto né parlato dal vivo. E senza che il mio grande amico, soprattutto, mi disse o mi avvisasse di nulla. Preso di sprovvista dalla sorpresa più assoluta, gli chiesi spiegazioni. Gli dissi cose del tipo, ma che accidenti ti prende? Che cosa stai dicendo? Sei forse impazzito? Cose del tipo. Io ammetto, mi sono anche piuttosto impuntato per una cosa del genere, non me l'aspettavo assolutamente. Non solo, ma mi pareva quasi di essere penetrato in un incubo per cui entravo nel pianeta delle pazzie più folli. In quella situazione di caos ne venne fuori un corto battibecco che finì non in modo molto tranquillo. Qualche ora dopo rispondo al mio grande amico sulle informazioni che mi aveva chiesto il giorno prima, come se nulla fosse, ma con sempre in mente e con preoccupazione di quello che mi disse prima l'altro collega e tutte quelle fesserie. Mi vidi rispondere prima, per questo mio grande amico, bene per l'informazione, ti ringrazio, ok, finito tutto bene. Poi subito dopo mi scrive cose del tipo, non mi scrive più, sei cattivo, non ci conosciamo bene, sei una brutta persona, mi è stato detto chi sei, eccetera, eccetera. Io risposi nello stesso stato d'animo in cui risposi all'altro collega, cose del tipo, ma scusa, ma ti è andato di volta il cervello, che ti ho fatto? Ne venne fuori un altro battibecco e in quel momento capii che era l'epitaffio per l'amicizia tra me e il mio grande amico che poi è diventato ex grande amico. Era una situazione di nervosismo piuttosto importante. Smisi di scrivere in risposta, ma il mio ex grande amico e questo suo amico collega tornarono alla carica cercando di telefonarmi in contemporanea con insistenza, al quale neanche alzai la cornetta perché troppo alterato. Reazione normale, mi direte voi. Giorni dopo il mio ex grande amico mi scrive di nuovo, attaccandomi ancora più duramente, stavolta insultandomi pure. Io qui lo dico senza problemi, come prima, nonostante la situazione di nervosismo, non sono mai sceso a volgari insulti. Mi sono limitato a frasi del tipo sei completamente impazzito, tu sei matto, sei uscito di scena, queste robe qua, eccetera. In risposta mi disse allora io adesso ti blocco perché non ho più voglia di avere a che fare con un come te. A quel punto, complice il nervosismo, stress, shock, paura, sofferenza, agitazione, eccetera, mi sono fatto prendere dalla furia quasi iconoclasta e quei falsi amici li ho bloccati tutti quanti su tutti i social su cui comunicavo con essi. A quel punto trovai un po' di pace. Ma mi sentivo tradito e preso in giro da uno dopo l'altro quelli che credevo che fossero miei amici. E la sofferenza e la rabbia erano altre. Soprattutto che stranamente il mio ex grande amico ha in seguito cercato più volte di scrivermi su YouTube in modo apparentemente tranquillo e amichevoli ogni talvolta che pubblicavo nuovi filmati di campana. Come se non fosse successo niente, come se tutto filasse bene e come se non avessimo mai litigato, per motivi ancora meno che futili oltretutto. Io penso che quello che sia successo è che dopo che ho rotto i contatti con il primo gruppo di colleghi, soprattutto con colui con cui ho più contatto e che mi aveva minacciato prima minacciato, si intende, di mandare in giro comunicazioni circolari o farmi più serio sui campanili. Allora, preciso una cosa, questo qua non era né prefetto né vescovo né niente, era solo un semplice, era solo un campanaro come noi.
Però lui si poteva permettere di dire alle persone e ai collaboratori più umili queste cose. Normale. E quindi ritengo che questa persona abbia detto al collega di campagna della regione, dove abitava anche il mio ex grande amico, di raccontare menzogne con l'intento di distruggere il rapporto che avevo con il mio ormai ex grande amico, facendoci litigare. Non so quali panzani possono aver raccontato. Immagino cose non molto carine, morbide, vista la relazione del mio ex grande amico. Io ritengo tutto questo grave, sinceramente, per vari motivi. Magari alcuni di voi mi diranno, vabbè Alex, queste cose sono cose che capitano. Purtroppo nelle amicizie capita che ci sono incompressioni che portano a discussioni, rotture di amicizie e legami. Io sono perfettamente d'accordo, va bene. Ma quello che mi ha spiazzato è che alcune persone, tra cui un ex mio amico, abbiano complottato per fare rompere un rapporto di buona amicizia con un'altra persona e io ritengo tutto ciò grave. Oltretutto, tutto ciò è successo in un ambiente esclusivamente ecclesiale. E considero che già a livello umano e civile non dovrebbe mai chiedere una cosa del genere, proprio mai, perché è deleteria. Ma ancor peggio, in un ambiente di chiesa, dove normalmente bisognerebbe insegnare la fratellanza, l'amore, l'affetto, l'amicizia e il perdono, è proprio una cosa che questo ambiente non dovrebbe mai cadere, ma proprio mai. Voi mi chiedete, accidenti, ma perché è il motivo di tutta questa cospirazione nei tuoi confronti? Più un motivo sinceramente che mi viene in mente è semplicemente la cattiveria, spinta di rivalità personali causate credo da pensieri, punti di vista in contrapposizione, ma penso anche purtroppo da gelosia nei miei confronti. Non ho ancora ben capito cosa. O magari un problema di compatibilità di carattere. Tuttora non sono ancora riuscito bene a capire bene che cosa sia successo in questa storia. Io sostengo che penso che anche molti di voi saranno d'accordo con me che la psicologia umana sia uno dei temi più difficili da studiare, capire, interpretare, affrontare. E tuttora, ogni volta che ci penso, nonostante il lungo tempo passato, rimango ancora incredulo a tutto ciò che ho visto e che mi sono sentito dire da queste persone. E dunque tutti questi fatti mi avevano dato una visione assai negativa del settore degli appassionati delle campane. Sì. Mettendomi in uno stato psicologico per cui avevo imboccato la strada tendente in discesa eppure quasi senza freni per la persona delle campane. Ahimè sì, perché associavo questo settore a un manipolo di pazzi furiosi, falsai, traditori in grado di lasciare una striscia di terrore sul loro passaggio. Purtroppo ahimè di persone che vogliono fare del male solo per il gusto di fare del male ce ne sono e non sono poche. Per chi è cristiano e conosce la storia di Abele e Caino, capirà ancora di più cosa intendo. O anche solo pensando agli angeli caduti, basta quello. Ma grazie al cielo, conobbi in seguito alcune persone, in particolare una che mi diedero di nuovo fiducia, in parte in me stesso, in grande parte nella passione del settore campanario e anche le varie persone che lo compongono. Non fu difficile perché ci fu un momento che tra la gente che conoscevo in questo settore, in confronto a persone che consideravo positive e negative, rispettivamente di circa 1 contro 5. Aia. Questo fu uno dei motivi principali per cui smisi di pubblicare video di campagna. L'altro motivo per cui smisi di pubblicare video è che a un certo punto il mio canale cominciò ad essere parecchio popolare. Le viste di iscritti aumentavano. E il mio orgoglio e la mia esuberanza pure. Successe pure che in quello stesso periodo, come vi ho detto prima, fui coinvolto in studi, apprendistati, eccetera, in modo piuttosto intenso. Accade che, ora mi ricordo bene, causa un vuoto di memoria, complice, quello che era un periodo intenso, ma passò un periodo di tipo 3 o 6 mesi, se non un anno. Mi resi conto che non stavo pubblicando più nulla da non poco tempo. E mi dissi, adesso aspetto di andare a recuperare l'attrezzatura per filmare ad alto livello e quando ce l'avrò andrò in compagnia di una chiesa super importante facendo un grande ritorno su YouTube. Lì fu un disastro perché l'attrezzatura di alto livello, parlo di macchine fotografiche, cavalletti, microfoni eccetera, ne comprava una buona parte. Ma riuscivo a procurarmi il resto di questo materiale, poi dopo ne parliamo al volo, in più preso dalla vita quotidiana, dei progetti, studi, altri interessi, faccende personali, lavori eccetera, non sono più andato su nessun campanile.
del più importante nel meno importante. Si creò quindi un cerchio vizioso per cui più tempo passava, più era importante per me tornare a pubblicare video solo e esclusivamente dopo aver recuperato tutto questo materiale e dopo essere salito su un campanile anche se importante, anche se motivo secondario quest'ultimo. Questi furono i 3 principali motivi per cui smisi di pubblicare video. Ora facciamo un riassunto e poi parlo rapidamente di alcuni progetti e del futuro del canale. Tornando un attimo indietro sul punto critico che ha attraversato questo canale, dico che ovviamente in quanto cristiano so che esiste ed è previsto anche il perdono, anche con le persone più cattive o quelle che sono comportate peggio. Vi chiederete, sono forse pronto a perdonare quelle offese? Soprattutto quello che ho ricevuto da quelli che pensavo fossero miei amici? Onestamente non saprei. Dipende da persona a persona, ma sostanzialmente con le persone che sono comportate peggio nei miei confronti, anche dopo tutti questi anni, non credo di essere in grado di perdonare. C'è da aggiungere anche che il perdono è una questione. Ripararne i danni causati da offese o anche semplici tentativi di danneggiamento personale sono tutta un'altra questione. A tutte queste persone con cui ho avuto differenti e frizioni, sconsiglio vivamente di scrivere pubblicamente, svelando il loro nome, cercando di spiegarsi su questi disagi o anche tentando di attaccarmi nuovamente senza vergogna. Non perché abbia paura, anzi tutt'altro. Bisogna sapere affrontare i propri ostacoli di ogni tipo nella vita, ma voglio evitare che si creino nuovamente inutili polemiche come nel passato, basati su impulsività e colpi di testa. E poi credo che sinceramente per queste persone sia molto meglio evitare di esporsi pubblicamente col loro nome, facendosi quindi scoprire, ritornando a parlare su questi argomenti. Da etichetta io non ho citato nessuno. Poi vabbè, se uno vuole svelarsi al pubblico ludibrio, problemi suoi. Se qualcuno di essi che probabilmente sta visionando questo video e intende veramente parlarmi per avere chiarezza, eventualmente scusarsi, può tranquillamente scrivermi in privato, per email, e possiamo chiarirci. Dipende ovviamente con chi, in che situazione, e io valuterò se rispondere o meno, e se sì, in che modo e in che circostanze. Ripeto, sono consapevole che il mio comportamento da ragazzino, ovvero esuberante, entusiasta, emozionato, eccitato da questa immensa passione, ma forse non organizzato, né focalizzato, né tantomeno controllato, per mezzi di commenti, comportamenti, modi di approcciare e simiglia, abbia provocato i fastidi verso alcune persone. Non solo su YouTube, ma anche un pochino altrove. E di questo ne sono dolente e me ne scuso. Ma ripeto, dovete pensare che all'epoca di questi fatti ero un ragazzino, con comportamento da ragazzino. Concludo questo paragrafo nel dire che io adesso ho fatto la mia parte, dopo aver riflettuto a lungo, e dopo aver dato spiegazioni e autocritiche, anche se forse non proprio necessarie, alcuni di voi mi diranno, ma io consideravo importante. Ora, non mi aspetto nulla che sia chiaro, con cui ho avuto questi torti, ma certo ricevere un messaggio del tipo ciao ascolta capisco la situazione, noto cosa è successo, voglio scusarmi anch'io, non sarebbe certo cosa sgradita. Ora, dico anche che la lunga interruzione nel pubblicare video sul mio canale è stata causata dal mio tentativo di salire nell'immaginario livello di qualità e di categoria e portare solo contenuti immaginaria qualità, bloccando tutto in modo brutale come un motore senza olio. Ma poi ultimamente, con dovute riflessioni, ho capito, in collegamento con l'avere anche compreso in questi ultimi tempi alcuni veri aspetti importanti della vita, ma con una semplice questione personale. Dicevo che la cosa più importante è quella di semplicemente condividere la propria passione nel modo che uno preferisce, portando in modo più o meno regolare contenuti appunto da condividere, trasmettere informazioni, conoscenze, eccetera. Ammetto anche che per un periodo ho cercato di nascondermi, pubblicando pochi video di campane di chiese non troppo importanti su un canale che nessuno conosce. Tutto questo è tutto fino a neanche un mese fa. Una vera vigliaccheria. Ma dopo una grande riflessione
nonché un casuale ma provvidenziale confronto di idee con mio padre una sera, ho deciso di fare per voi questo importante discorso sul canale, nonché affrontare questi apparenti ostacoli che per me erano piuttosto importanti, e tornare a pubblicare i miei video solo su questo canale che ha tanta storia e con lunga storia. E tornando appunto poco precedente, mio padre, come alcuni di voi nel passato ne hanno conoscenza, mi seguiva quasi a tempo pieno. Si intendi quelle volte che portavo contenuti di campane, registrazioni, visite a campanili, studi sui sacri bronzi, eccetera, portandomi supporto operativo, accompagnandomi, eccetera, tagliando via il suo tempo, sia libero, ma anche e soprattutto del suo lavoro. E ne approfitto per precisare che è molto grazie a mio padre e alla sua collaborazione dell'epoca, Goro segue ancora tuttora questa cosa in parte, perché adesso sono ovviamente molto più indipendente di prima, ma lui tuttora segue ancora in parte questa bella avventura, e dicevo quindi che questo canale ha potuto arrivare a livello che è arrivato tuttora molto grazie a lui e alla sua collaborazione, quindi gli sono molto riconoscente. Vorrei arrivare però adesso a una questione che ho notato e su cui ho riflettuto da un po' di tempo, e questa è una cosa che a volte ho fatto anch'io male per me. Mi è capitato di vedere e in seguito tirare un pizzico le orecchie che dopo aver fatto censimenti su certi campanili, alcune persone sono passate in seguito da lo stesso senza salirci, filmare le campane, semplicemente dai miei video hanno fatto un copia e incolla dei dati delle campane senza dichiararne la fonte, cioè la mia. Lo ammetto, lo facevo anch'io con altri, ma non lo faccio ormai più da tanto tempo, perché questa non è una cosa da farsi. Perché? Perché dovete pensare che senza il lavoro di qualcuno che va su un campanile, che ci mette tempo per effettuare gli studi e che poi si mette anche l'impegno per pubblicarli, non ci sarebbero stati quei dati a disposizione al pubblico, senza quella data persona che si è impegnato a fare quegli studi e poi proporli. Uno potrebbe dire, ma sì, ma se non era lui lo faceva qualcun altro. È vero, ma bisogna guardare il caso specifico. E ritengo che se l'individuo in quel caso è stato lui a occuparsi di quel censimento, parlo per le campane, bisognerebbe portargli in conoscenza, e che quando si prendono, si copiano e si incollano i dati, canalizzato e pubblicato lui sul proprio sito o video o quel che sia, bisogna indicare la fonte dei dati. Ora, se io mi rendo conto che c'è qualcuno di voi che passa da un campanile senza salirci, dove sono passato io in precedenza, fa un copia e incolla dei dati delle campane che io ho rilevato, che ho postato poi sui miei video, e poi li posta sui suoi video, sui suoi social, sui suoi siti, senza inserire la fonte, cioè la mia, non vi vengo a fare una cosa spietata, perché so che può essere una svista, senza pensarci, magari anche senza cattiveria, spero. Però ve lo vorrò indicare, e prima di ciò che accada, vi dico, se passate in posto, sono passato io in precedenza a fare rilevazioni, voi le copiate e le mettete sul vostro video, cortesemente aggiungete anche la fonte e chi si è occupato di queste stesse rilevazioni. Ecco, questo mi sembrava un punto importante da affrontare, su cui volevo fare un po' di chiarezza. No? Sentite, adesso mi sono un po' stancato di starmi qui chiuso in casa. Poi la giornata non è bellissima, ma neanche troppo scadente. Vi porto da qualche parte, poi continuiamo a parlare. Bene gente, stile un po' particolare quanto canale di campane. Sono in macchina per notare un po' un'originalità, ecco, al video, così possiamo dire. E adesso stiamo andando in un posto piuttosto speciale per concludere questo discorso, visto che vi piacerà. Per ora non vi dico niente, ve lo dico quando siamo su questo po' speciale.
solo che qua sto tornando dalla direzione di Annecy verso Chamonix. Che gente! Un po' di fatica a tenere la telecamera perché la strada è in salita, è anche piena di buchi, una bella strada alta di montagna. Ma adesso capirete che stiamo salendo. Eccoci arrivati al posto in cui vi indicavo prima mentre eravamo in macchina. Vi dico per il momento dov'è, lo dico dopo. Finiamo, anche se forse avete già capito dove mi trovo, dato il panorama. Oggi non è una bellissima giornata, però il panorama resta quello. Quindi chi ha indovinato, bravo, chi non ha indovinato lo dico dopo. Quindi concludo il discorso e poi vediamo un po' la chicca che ho, e vi ho già proposto in passato, ma magari propongo di nuovo. Avvicinandoci quindi al finale di questo discorso, tento a precisare alcuni punti, stavolta per il futuro del canale, progetti, che intenzione ho o avrei, ma anche una richiesta di aiuto e collaborazione da parte di tutti voi. Vi spiego meglio un pochino dopo. Sottolineo e ripeto che questa mia passione per le campane non è il mio lavoro. Io non sono né sacrestano né campanaro, cioè sì, ma amatore, ci intendiamo, né tantomeno lavoratore in nessuna azienda del settore specifico delle campane. Sono solo un grandissimo appassionato di questi sacri bronzi e ripeto, cerco di condividere come posso questa passione registrando suoni di campane, studiando le stesse, le loro storie, i loro suoni, i loro accordi, eccetera. Preciso anche che di professione non sono né musicista né storico né teologo, ho alcune conoscenze in questi campi che mi portano ad avere un certo buon livello nel studiare le campane e interpretarne i vari aspetti. Tengo anche a dire che la musica in generale mi piace moltissimo, soprattutto quella classica, ma come mi piace spesso dire, quel classico sportivo, tipo, che so, la terza di Beethoven, la 1812 di Tchaikovsky, per chi conosce, o ancora, un po' meno conosciuta ma fantastica secondo me, ancora la battaglia sul ghiaccio di Prokofiev. Comunque, insomma, da. Ora per il futuro, preciso che riprenderò quindi sì a portare contenuti di campane di vario genere, ma il mio tempo libero è piuttosto limitato. In questo periodo sto studiando parecchio, poi prossimamente non fra molto tempo dovrò anche rimettermi a lavorare in alternativa allo studio e così via. Senza contare che nel tempo libero ho anche altre attività, interessi eccetera, quindi non posso garantire di riuscire a portare contenuti con la massima regolarità, ma farò e intendo fare il mio meglio. Dopo questo video di annunci seguiranno alcuni video di campane che ho registrato in questi anni, ma di cui ho fatto registrazioni anche molto recenti, o se non molto recenti, abbastanza recenti. Ma cercherò anche col tempo a disposizione di andare a visitare dei campanili, fare licenziamenti sulle campane e portare il contenuto qui su questo canale, magari semplicemente dove passo in tale luogo, tale data, in tale circostanza, anche se non per forza sacco sul campanile, posso anche proporvi, ovviamente senza problemi, dei suoni di campane, di video di campane, di foto di campane, a seconda delle casistiche. Lo stile dei video sarà piuttosto classico, con immagini, video di campane o anche solo il suono. È importante associato a descrizione più o meno dettagliata. Penso senza che io, come in questo video, che parlo continuamente, un semplice censimento, prese di vista per capire abbastanza sul luogo, le circostanze della chiesa, delle campane, suonerie, concerti, eccetera. Ma alcuni potrebbero essere diversi dal solito classico, vi spiego. Quello che mi piacerebbe in futuro, magari anche vicino, prendendo accordi con la giusta organizzazione, accontentando anche il tempo di ciascuno, è di associarmi ad altri colleghi campanari, stavolta positivi si intende, visto quello che è successo in passato, e partecipare agli eventi campanari, fare censimenti assieme, scambiare informazioni, idee, registrando video speciali, magari stavolta dove io parlo, anche con altre persone, così ogni tanto mi faccio vedere, magari in associazione ad altre cose, ma questo vediamo di volta in volta. Tempo permettendo mi piacerebbe anche preparare delle vere e proprie interviste con personalità più o meno importanti legate alle campane, come, che ne so, fornitori di campane,
anche quelli che ahimè non fanno più questo mestiere. Tempo fa, insieme a mio padre, contattammo il signor Roberto Mazzola, che è l'ultimo della dinastia Mazzola, fonderia che ha cominciato l'attività nel 400, e che il signor Roberto Mazzola ha chiuso l'attività nel 2004. All'epoca, allora, sono andato a fare ricerche recentemente, dato che è una persona piuttosto anziana, sono al corrente se sia ancora vivo oppure no. Se qualcuno di voi lo sa, me lo venga a dire, se ne ha voglia. E all'epoca contattammo per parlare un po' per telefono, per prendere alcune informazioni, non mi ricordo bene alcune informazioni, ma parlammo e abbiamo una bella discussione. Non ci ho fatto un video, perché è una chiamata così improvvisa, volante, però ci siamo presi un attimo una volta il tempo di farlo. Comunque, ritornando al discorso, mi piacerebbe fare interviste con personalità più o meno importanti legate alle campane, eccetera, eccetera, come i fonditori di campane, quelli che non fanno più questo mestiere, eccetera, eccetera, importanti suonatori di campane, carillon, ma ovviamente anche campanari locali, sacristani, ovviamente anche sacerdoti, nel caso avessero a che fare con queste stesse campane, volessero partecipare in questa grande avventura, o se avessero qualcosa di interessante a dire sulle campane. Tutto ciò per aprire discussioni, prendere informazioni e seguire tramandare proprio con questi video. Piccola nota, modestia a parte, data la proprietà di questo canale, credo che potrebbero diventare video interessanti che sarebbero visti parecchi. Anche perché quando parlo, anche quando scrivo, come in questo discorso, sono bilingue, farò video sia in italiano che in francese. Quindi tipo video locali registrati in Italia verrebbero visti anche in zone francofone, e per video in zone francofone verrebbero visualizzati anche in territorio di lingua italiana. Ne approfitto anche per dire qualcosa su di me, tanto per conoscermi meglio. Sono nato a Milano, i dei miei genitori o membri della famiglia provenienti un po' in giro dalla Lombardia e dal Piemonte in generale, e da parte di madre ho origini francesi, e il francese è una lingua che conosco molto bene da bambino. Ecco perché riesco a produrre video bilingue, perché l'italiano è la mia madrelingua, però il francese come se lo fosse anche lei. Per il momento, per quanto riesco, cercherò di tenere questo standard bilingue, che secondo me è una cosa molto interessante, nonché utile. Anche se non è facile, fa anzi perdere molto tempo, perché ogni volta che registro un video devo farmi un autodoppiaggio nell'altra lingua. Farò un tentativo di proporre sottotitoli scritti in inglese, così questi video possono essere capiti e visualizzati a quasi tutto il mondo. Ma per ora non me la sento di doppiare a voce, perché l'inglese un po' lo so, un po' lo parlo, ma è piuttosto basico, il mio inglese è piuttosto basico, e dunque non degno per un video, soprattutto con termini così diversi e complicati. Sto cercando anche di imparare un po' più a suonare le campane a carillon, tipo melodie, allegrezze e simili. Se qualcuno di voi ha anche consigli da darmi in proposito, magari addirittura rispartito in formato do re mi, perché io interpreto solo quelli, le note, i pittogrammi non riesco ancora a interpretarli molto bene, io sono onesto. Sarebbe cosa altamente gradita. Così se mi capita di andare in campanile dentro carillon potrei proporre, così mi date anche un aiuto per avanzare un po', e imparare un po' la musica, proprio sulle campane e così via. Per quanto riguarda il materiale per registrare, la prima cosa che mi viene in mente, vorrei in futuro proporre dei video con viste aeree dove possibile, tramite droni, poi durante il tempo vedrò se sarà necessario recuperare altro materiale. Ora devo trovare una soluzione, soprattutto per quanto riguarda i censimenti. Adesso chiedo un consiglio a voi. Quando eseguo censimenti vorrei postare foto e descrizioni tagliate su internet, ma su YouTube non è facile. Vado rapido perché abbiamo poco tempo, voi vi dico perché. Perché è un sito concentrato su video e non si riesce a mettere serie di foto e descrizioni tagliate e precise associate. Ah, il tempo non lo abbiamo. Sentite questo rumore? Qualcuno di voi che l'ha capito. Venite un attimo con me, poi ne parliamo dopo.
soprattutto per quanto riguarda i censimenti, e voglio chiedere un consiglio a voi. Quando eseguo censimenti vorrei postare foto e descrizioni dettagliate su internet, ma su YouTube non è facile, perché è un sito concentrato su video e non si riesce a mettere sede di foto e descrizioni dettagliate, precise e associate. Ero anche sulla strada di costruire un sito, ma per ora non ho previsione di quando potrebbe essere pronto. Quindi vi chiedo dove la maggior parte di voi, oppure dove sarebbe più abituata e pronta a guardare questo tipo di descrizioni e foto. Avevo pensato a Flickr, visto che alcuni di voi mettono le foto lì, ma non so di quanti di voi ci vanno. O allora dei semplici fogli PDF su internet, con un link eccetera. Forse quelli sono migliori, ma non sono molto a corrente di come funzionano. Datemi pure i vostri consigli, ditemi cosa ne pensate, eccetera, eccetera. Poi valuterò e rifletterò. Le idee sono bilancette. Direi che la soluzione più rapida e più precisa per fare un lavoro fatto bene sarebbero idealmente dei file PDF. Quindi eccoci arrivati al finale di questo video. In rapido riassunto dico, sì, sono tornato con intenzione di pubblicare video di campane e portare contenuti, anche meglio e migliori che in passato, per dare onore alle campane e a questo canale che ha passato la storia. E sono tornato, dopo riflessioni su quello che è successo e anche sugli errori che posso aver commesso. E nonostante certe persone abbiano tentato di danneggiarmi e scoraggiarmi con cattiveria, io sono di nuovo qui, più carico, entusiasta e motivato di prima, con idee e progetti in mente che all'epoca non avevo. Ripeto, non garantisco regolarità nel pubblicare video, perché questo non è il mio lavoro, è la mia passione, ma farò del mio meglio per portarvi contenuti. E dico anche, idee e consigli di ogni genere, con logica si intende, sono tutti ben accetti, o magari anche critiche, perché le critiche sono costruttive, tipo come procedere col canale, magari anche consigli su che campanile faccio un video, magari anche qualcuno che vorrebbe parlarmi, aprire discussioni, eccetera, eccetera. Alla fine sono sempre io che valuto e prendo la decisione finale, ma i veri collaboratori di questo canale potreste diventarne alcuni di voi. Piccolo passo indietro sulle critiche. Tengo ad avvisare, se fate critiche, zero insulti, o magari semplicemente critiche condite con attacchi personali o cattiveria, perché lì a quel punto sarete immediatamente isolati dal canale. E per concludere in bellezza questo video, una piccola panoramica su dove sono attualmente. Questa è la famosa statua del Cristo Redentore a Les Houches. Ed è diventata un monumento storico questa statua. Allora, qui hanno sbagliato. L'anno non è 1948 ma 1947 di fusione. Piccolo accorgimento. Questa qui è una panoramica sulla valle del Monte Bianco, più questa parte qua è più verso Les Houches. Possiamo vedere 3 luoghi di culto. Adesso vi faccio alcune precisazioni. Questa qua in fondo, questo qua è il centro di Les Houches, questa è la chiesa di San Giovanni Battista, ci sono 3 campane, c'è un video su quella chiesa che ho pubblicato tempo fa. Questa qua è la frazione di Lagrea e questa è la cappella di Lagrea. In seguito cosa abbiamo? In fondo là, per ultimo, questa è la cappella della frazione di Les Ponts. È arrivato il momento di salutarci. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo discorso, che per me era importante farlo. Pensate a mettere mi piace, condividere il video, commentare, iscrivervi. Tutte queste cose danno aiuto al canale e lo spingono verso il futuro infinito. Quindi tanti saluti, buona continuazione e viva le campane. Ciao!